Ciao, eccomi qua nel mio studio. Oggi continuiamo con la home tour. Adesso prendo la camera e vi faccio vedere. Premetto già che in questo studio ci sono anche dei cartoni che devo ancora svuotare. Ho preso dalla Puglia, li ho preso dal garage che avevo della Puglia, quindi siccome compreremo abbiamo comprato la casa, quindi non è il caso di svuotarli, li lascerò lì, era ancora un anno purtroppo, ma vi farò vedere insomma che cosa c'è in questo mio studio. Siete pronti? Questo è il bagno di servizio che vi ho fatto vedere l'altra volta. Lampadario. Questo è il bagno, sempre vi ho fatto vedere già la camera da letto e qua c'è lo studio. Adesso apro la porta e vediamo un po' che cosa c'è. Ecco qua, lo studio che ancora non è finito e che non sarà ormai più come avevo pensato all'inizio, fortunatamente, perché ho veramente tanta voglia di andare ad abitare nella casa. Allora, iniziamo da sopra. C'è un lampadario, accendo, non si vede niente, questo l'ho lasciato spento. È un lampadario molto semplice, mi piace, particolare, i colori bianco e nero. Ci sono queste forme un po' così particolari, semplicissimo. Il muro sopra il soffitto è bianco, il resto invece è sempre grigio chiaro come il resto dell'appartamento. Chiudo la porta anche perché c'è Noella che sta saltando come una pazzarella. Qui c'è questo quadro con i putti e qui c'è la scrivania. Qui c'è questo quadro, ma al posto di questo quadro era previsto di mettere il quadro della mia laurea. Sono andata a prenderlo quest'estate, l'ho portato qui, ma è ancora imballato, quindi per il momento ci terremo questo qui. Quando ci trasferiremo, questo quadro lo metterò in un'altra parte, non so dove. Ma vi voglio far vedere la particolarità che il quadro, la cornice, è lo stesso tipo di materiale della scrivania che vi faccio adesso vedere. La scrivania è questa qui, è bella, bianca, rigorosamente bianca. Questa è la parte di dietro. Faccio vedere la parte davanti. Ecco qua, la parte davanti. Ecco qui, ci sono, vedete, due, si aprono e all'interno ci sono tanti documenti, tanti. Il mio computer è là che vengono caricati i video. Ho messo questo grande mollettone per mettere dei fogli insieme, dei fogli importanti. Come si dice, la candelina, la candela che riprende appunto il quadro. Questa non l'ho mai accesa e penso, vedete com'è bianca all'interno, e penso che non l'accenderò mai anche se è profumata, perché riprende esattamente il quadro, mi piace. Poi questo qui, un accumulo di matite, matitoni, penne,
colori, c'è un po' veramente di tutto. Questo porta penne, è molto ampio, mi piace perché è molto ampio con questi particolari strass, finti strass, mi piace che sono lì intorno, ma come sapete non riprende non è un colore che io amo, rosso. Quindi nella prossima scrivania spero di sostituirlo con qualcosa che sia un po' un colore differente. Qua c'è il timbro per le mie traduzioni, il timbro che uso per rendere la traduzione ufficiale. E qui questo è un nuovo acquisto, l'ho trovato a Maison du Monde, sempre lo stesso giorno che sono andata per comprare quelle altre piccole cose. Anche questa stava al 70% di sconto. Mi piace il messaggio che sta scritto, positivo, ancora non è ancora imballato. Il prezzo era di 13,99 € meno il 70%. All'interno ci sono tutte le ricariche, i fogli, mi piace veramente tanto, e siccome mi piace scrivere degli appunti, penso proprio di utilizzarla tanto. È bianca in finta pelle con questo coso qui laterale per chiuderla, per tenerla chiusa. Piace il messaggio, acquistata. E poi c'è questa lampada, adesso è accesa, blu, ve la spengo così potete vederla. È molto un design molto semplice, ma mi piace. Tra l'altro, per chi passa molte ore nello studio a scrivere o col computer, è veramente l'ideale questa lampadina, perché è una lampadina riposante. E poi qui su un mobile che già avevamo ho appoggiato la stampante HP, la stampante niente di semplice, una stampante, scanner, deodorante non poteva mancare. E qui ci sono tutte le varie scorte che da mettere anche a posto. Vedete che disordine. Avevo anche questo porta penne, è un portapenne, questo lo trovo più bello, ma è anche un pochettino più piccolino. È stato già utilizzato, lo usavo quando vivevo con i miei genitori, quindi tutto da mettere in ordine. Qui vedete, tutto preso e messo alla rinfusa. Questo invece è quasi vuoto. Insomma, ci sono un po' di cose, quindi niente di particolare, semplice calendario. E qui anche altre cose, documenti, insomma c'è un po' in questo mobile, sì, che c'è veramente un bel po' di cose da mettere a posto. La finestra è sempre la stessa finestra no, la stessa finestra, è accanto alla finestra della camera da letto, quindi questo bel verde, e adesso ancora il sole deve ancora uscire, si vede che è ancora un po' così. E qui ci sono le orchidee. Queste orchidee le avevo in cucina. Mi piace tanto che c'è questo piccolo scalino e anche in cucina, e quindi mi piace che è possibile mettere le orchidee. Tra l'altro le orchidee sono
delle piante che si cibano proprio, si nutrono dalla luce, quindi loro hanno veramente l'esigenza di captare più luce possibile, quindi questo è il posto migliore. Avrei preferito lasciarle nel salone, ma la monellina di Noel ama particolarmente le piante e, come vi ho fatto vedere quella che avevo in cucina, che ho in cucina, vedete anche qui i suoi dentini, ha provato a mangiare anche questa qui. Questa invece si è salvata fortunatamente perché è stata sempre qui. Ma adesso le lascerò qui. Questa l'ho presa da Brindisi, non lo so quando la vedrà mia madre, non so che cosa dirà, perché è un po', ho cercato di mettere questi gancettini per non lasciare tutti che i rami cadessero a destra e a sinistra, per farla crescere in altezza. Boh, lei la vedrà e mi dirà un po' cosa ne pensa dello stato di questa pianta. Quindi le piante non erano lì, le piante erano in cucina, nel salone, e qui c'era l'unica stanza con la tenda, è questa qui. Accendo la luce perché mi sembra un po' scuro, e questa qui, e vi faccio vedere adesso. Chiudo la tenda così vi faccio vedere l'effetto. Ovviamente adesso ci sono le piante, per non lasciarle là così soffocate non la chiudo più la tenda. Ecco, è un giallo molto tenuo, non molto, cioè, soprattutto qui nel video vedo che è un bel giallo, si vede, con queste belle farfalle. Un'altra cosa che amo è le farfalle. Sto cercando di sistemare la tenda nella maniera migliore e basta. Mi piace molto questa tenda, però ci sono le piante e quindi preferisco aprirla. Qui che cosa c'è? C'è un bel puff, è un puff veramente molto molto comodo, e questo sì, questo è uno dei miei colori preferiti, un lilla bello. Vedete qui che cosa si nascondono? Ci sono i pesi, perché in questa stanza o nel living faccio gli esercizi, quindi ci sono i pesi e qua ci sono i cuscini. Questi sono 4 cuscini che ha fatto mia madre, li ha creati lei con le sue mani, vedete com'è brava. Questi sono con i volan, molto belli, li metto a posto, e questi qui sono più semplici e ovviamente lei ha pensato ai miei gusti. Fucsia, sono quindi 2 cuscini bianchi con dei pois rosa, e davanti ho messo questi 2 cuscini sempre che ha fatto lei, fucsia. Puff, poi questo appunto è da sistemare, li ho ricevuti alla mia festa di laurea, e quindi questa stanza è uno studio, ma è anche la stanza dove metto i miei attrezzi per i video, perché ormai lo studio è utilizzato non soltanto per fare le mie traduzioni, ma anche per la realizzazione dei video. Qui ci sono quei cartoni che vi avevo detto che devo ancora svuotare, meglio che non mi soffermo, e qui ci sono un pochettino. Questa è una Olivetti che mi comprò mio padre, che io adoro, ormai è un pezzo di antiquariato, la Olivetti. Questo mappamondo che ce l'ho dell'età di 8 anni, penso, me lo comprarono in una libreria famosa della mia città, sarà con me per sempre.
E qui ci sono i due pupazzi di Staglio e Olio, perché già da piccolissima ero fan di Staglio e Olio e quindi per me sono due pezzi d'antiquariato, anche questi li ho sempre con me, e davanti, che ostacolano la visione di Staglio e Olio, ci sono i pennelli, perché ho la passione della pittura, quindi sono qui. Fantastica, l'Olivetti è veramente fantastica. Non ho comprato un mobile adatto, c'era questo qui e l'ho adattato per mettere la Olivetti. Per il momento ci sta veramente molto molto bene. Ho veramente un bel po' di cartoni da svuotare, quindi spero che nel prossimo studio io riesca a mettere bene, a trovare il posto per mettere tutto, svuotare tutti quei cartoni, e poi nei cartoni ci sono soprattutto libri, quindi penso che la libreria che è ora nel living la sposterò nella prossima scrivania. Con questo è tutto, io vi saluto così, faccio vedere l'ultima. La sedia che non è per niente seriosa. Aspetta, la giro, eccola qua. La sedia è un incrocio in effetti tra un rosa e un lilla, è molto bella e particolare. Questa l'ho trovata da Conforama, quando l'ho vista mi sono innamorata subito. Le gambe sono in legno, la parte nera e la parte come si dice, le gommine per non rovinare il pavimento, anche se questo è un pavimento molto resistente. E poi questa parte è veramente un rosa, un incrocio tra rosa e lilla, quindi due colori che io adoro. Mi dispiace per mio marito, ma non potevo fare diversamente. Ogni tanto bisogna anche che i miei gusti vengano accontentati. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ormai penso proprio che sono riuscita a farvi vedere tutti i video, e vediamo un poco con questa frase, ecco, bella, positiva. Vi saluto, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi, un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, ok? Ciao, al prossimo video, ciao!